Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 57. È un cardigan corto con manica kimono caratterizzato dal non avere la cucitura nel sopramanica ma solo sottomanica, rifinito con fasce, e la fascia del fondo con il cartamodelli TT vi dà la possibilità di decidere voi l'altezza che desiderate. La manica è un 4 quinti e anche qui è rifinita con un polsino, avete voi la possibilità di decidere l'altezza del polsino. La prima cosa che faccio è prendere la parte numero 1 e con il filo e l'ago andare a riportare sul tessuto alcuni marcatori che trovo nel mio cartamodello. Trovo questo puntino con la lettera A, entro perpendicolare sul tessuto, sul cartamodello del tessuto, faccio uscire da sotto e lascio alcuni centimetri di filo. Ci sono altri marcatori, questi cerchietti, da questa parte e da questa parte. Posso sempre con la stessa tecnica entrare nel centro del cerchietto, così poi mi aiuta a mettere assieme le varie parti. Riportato sul tessuto i marcatori che mi interessano, vado a togliere gli spilli del cartamodello e a separare il cartamodello dalla stoffa. Separo il cartamodello dalla stoffa e vado a segnare con il gesso una X. Questo è il rovescio del tessuto. Questo marcatore che ho riportato dove c'era la lettera A mi servirà poi dopo per la confezione, per la rifinitura con la fascia. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Io ho riportato solamente la lettera A. Apro il tessuto. Questo è il dritto del tessuto. Questa è la parte del dietro e questo è il fondo del dietro. Prendo una parte qui, la piego a metà, dritto contro dritto, ed ecco qua che si intravede già la forma del mio cardigan. Vado ad unire i margini di cucitura con gli spilli. Questo è il sottomanica, questa è la parte del davanti, questa è la spalla e la manica. La stessa cosa faccio dall'altra parte, piego dritto contro dritto e unisco i margini di cucitura del sottomanica. Li blocco tutti con gli spilli, subito l'inizio e la fine, poi tutto nel sottomanica. Bloccato con gli spilli il sottomanica sia della destra che della sinistra, prendo il cartamodello, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto con il metro ed il gesso. Lungo tutto il sottomanica, poi imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zigzag su entrambe il sottomanica. Cucito e rifinito il sottomanica di entrambe le maniche. Prendo la fascia del fondo, questa è metà, qui c'è la piega. Tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Segno con una X il rovescio del tessuto. Separo le stoffe. Questo è il dritto del tessuto. Giro in modo che il rovescio, quello con la X, sia verso l'alto e piego a metà il lato lungo di questa fascia. Parto prima più o meno a metà della lunghezza e accosto margine con margine e blocco con gli spilli. Blocco con gli spilli tutto lungo il margine. Unito i margini della fascia con gli spilli, trovo la metà della lunghezza della fascia. Piegandola, prendo gli estremi, li unisco, la piega che si forma è esattamente la metà della fascia, la segno con il gesso. Prendo il mio cardigan, questo è il fondo del mio cardigan. Trovo il centro dietro unendo cucitura con cucitura, la piega che si forma è il centro dietro.
lo segno con il gesso, distendo, questo è il rovescio del tessuto. Prendo la mia fascia, unisco il segno che ho fatto con il gesso sulla fascia con il segno del gesso che ho appena fatto sul cardigan, unisco margini con margini e blocco con gli spilli. Appena ho bloccato la metà, vado subito ad unire la parte del davanti, questa estremità che è la parte del davanti, con la fine della fascia, prestando sempre attenzione che i margini coincidano. La stessa cosa dall'altra parte, unisco la fascia con il fondo, l'estremità questa del davanti. Quando ho unito queste tre parti, unisco la restante fascia con il mio cardigan. Unita la fascia sul fondo, finita verrebbe così. Vedete, questo è il dritto e qui ci sono i margini, e i margini sono al vivo, perché normalmente si mette dritto contro dritto, però vi faccio vedere un'altra rifinitura che in questo caso è applicata al fondo di questo cardigan, però può essere applicata anche su un fianco, sulla spalla di una giacca, di una maglia, sul fianco di un pantalone o di una gonna, ed è questo. Si può utilizzare anche dello sbieco che si acquista, del nastro sbieco, oppure come in questo caso io ho tagliato una striscia di stoffa di cotone alta 6 cm e piegata e stirata a metà con il dritto esternamente, e appoggio la mia fascia, la mia fascetta questa, sulla fascia sul fondo e sempre margine con margine tutto lungo la mia fascia, così lo blocco con gli spilli. Dopo aver unito la fascetta sulla fascia e sul cardigan, vado a prendere il cartamodello e della fascia vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati e li riporto sul tessuto. Poi effettuo un'imbastitura, cucitura a macchina e basta, solo cucitura a macchina. Cucitura effettuata. I margini di cucitura dei fianchi li ho rivolti verso il dietro. Questa fascetta qui l'ho tagliata sul tessuto sbieco, così gira meglio. Poi, una volta cucito, si tagliano i margini e si lasciano rispetto alla cucitura solo un mezzo centimetro. Tanto così. Tutto lungo la fascia si taglia. Dopo aver tagliato il margine, distendo il cardigan in questo modo, questo è il dritto del tessuto, questo è il margine, e stiro la fascetta girata verso l'alto, in questo modo. Dopo averla stirata, la blocco con gli spilli qui in alto, imbastisco ed eseguo una cucitura a macchina qui così, a 2-3 mm dalla piega. Cucitura effettuata. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Rifinito anche all'interno, rimane molto bello, molto pulito. Prendo la fascia, giro collo dietro, apertura davanti. Trovo questi due pallini con la lettera A che rappresentano dei marcatori e sono esattamente a metà della fascia. Posso segnarli, riportarli sul tessuto con ago e filo, oppure li posso anche segnare con il gesso in un secondo momento. Tanto ne segniamo solo uno, poi vi faccio vedere. Vado a togliere gli spilli dal cartamodello, separo il cartamodello dalla stoffa. Segno con una X il rovescio del tessuto, segno anche la piega del tessuto con il gesso, questo è metà, questo sarebbe un quarto, segno anche dietro dove c'era la lettera A, mi basta segnarla solo da una parte, non serve segnarla anche dall'altra. Separo le stoffe, questo è il rovescio del tessuto.
devo rifinire il lato corto della fascia, questo, e lo devo rifinire piegando, questo è il dritto del tessuto verso l'alto, lo devo piegare dritto contro dritto e margine contro margine. In questo modo blocco solamente l'estremità, perché devo rifinire con una cucitura questo lato corto della mia fascia, che poi sarà il fondo della fascia. Vado a misurare i margini riportati sul cartamodello. Con il gesso li riporto sul tessuto ed eseguo una cucitura a macchina lungo il segno del gesso. Questa operazione la devo fare su questa estremità e anche sull'altra estremità, piegando il tessuto dritto con dritto, bloccando i margini, segnando con il gesso e cucendo a macchina. Cucite le estremità, taglio e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura. Giro il tessuto, faccio fuoriuscire per bene l'angolino e unisco i margini rovescio contro rovescio. Parto più o meno da metà della fascia, così, e unisco margine con margine. Metto tutti spilli per tenere unito i margini, tutto lungo la fascia. Bloccato la fascia con tutti gli spilli e do anche il segno del gesso. Questo è metà fascia e questo qui è un quarto e un quarto. Prendo il mio cardigan. Questo è il rovescio del tessuto. Avrei potuto segnare prima di togliere il cartamodello il centro dietro del girocollo. Non avendolo fatto, lo trovo unendo i margini con il rovescio rivolto verso l'alto del cardigan, così. Questo è il segno del centro dietro del girocollo, lo unisco con la metà della fascia, questo, unisco margine con margine e li blocco con gli spilli. Secondo punto, il marcatore che avevo fatto sul mio cardigan lo vado ad unire con l'altro segno del gesso che trovo, sempre margine con margine, la fine della fascia, questa, la devo mettere esattamente sulla piega della fascia del fondo. Qui bisogna prestare attenzione che rimangano allineati. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi blocco il marcatore con il quarto della fascia, poi il fondo della fascia del davanti con il fondo, la piega della fascia del fondo, e poi unisco le restanti parti della fascia con il mio cardigan, sempre margine con margine, e blocco con gli spilli. Fermata la fascia tutto lungo il davanti, il girocollo dietro e poi l'altra parte del davanti sul rovescio del tessuto, come ho fatto per il fondo, la fascia del fondo, ho tagliato un rettangolino di stoffa di cotone alto sempre 6 cm e stirato a metà. Metto margine contro margine. L'inizio, questa parte qui, lascio sporgere la mia fascettina almeno di 1,5 cm, 2, in questo modo, e blocco margine con il margine. Bloccata la fascetta con la fascia del girocollo e anche il cardigan, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dalla fascetta, sulla fascetta, e poi li riporto con il gesso sul tessuto tutto lungo la fascetta. Vado a cucire a macchina, poi taglio il tessuto come ho fatto prima, lascio solo mezzo centimetro e poi stiro. Tagliato il margine e stirato. Le estremità, queste, per rifinirle,
Anzitutto basta solo un centimetro e mezzo di margine che sporga. Poi avvolgo in questo modo, piego la fascetta e poi la piego di nuovo, la giro verso l'esterno. Bisogna prestare attenzione che l'angolino non fuoriesca ma rimanga all'interno, in questo modo. Questa estremità e questa uguale. Poi metto tutti gli spilli ed eseguo una cucitura a macchina qui a 2-3 mm dalla piega. Cucita la fascetta attorno. Ecco qua, questo è quello che si vede sul dritto e questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. Qui in fondo ho dato anche 2 puntini a mano in modo da bloccare il tessuto che rimanga all'interno. Polsino. Tolgo gli spilli dal cartamodello. Separo il cartamodello. Questo è il rovescio del tessuto. Faccio uno X sia da una parte che dall'altra. Separo i 2 polsini. Questo è il dritto del tessuto. Piego a metà il polsino in questo modo. Devo unire il lato più corto del polsino. Questo. Faccio coincidere i margini di cucitura, li blocco con gli spilli, misuro dal cartamodello i margini che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto, poi faccio una cucitura a macchina in entrambi i polsini. Cucito il polsino, lo taglio e lascio solamente un mezzo centimetro dalla cucitura, tutto quanto. Tagliato e stirato i margini aperti. Ora piego lungo la cucitura, rovescio contro rovescio e faccio coincidere i margini. La cucitura con la cucitura sopra e sotto deve coincidere. Faccio entrare uno spillo così la blocca per bene. E unisco margine con margine. Lo unisco con degli spilli tutto lungo la circonferenza. Unito i margini del polsino con gli spilli, prendo la manica del mio cardigan, sono sul rovescio della manica, anche perché questa cucitura la voglio rifinire sempre con rettangolino di stoffa rimesso, perciò parto sul rovescio. Inserisco il mio polsino, o meglio, inserisco la manica all'interno del polsino, faccio coincidere la cucitura del sottomanica con la cucitura del polsino e margine con margine. Unisco i 3 strati di stoffa tutto attorno con gli spilli. Bloccato il polsino sulla manica, sul rovescio del tessuto. Poi prendo un rettangolino che ho tagliato della misura della circonferenza del mio polsino più i margini di cucitura, questi qui, vedete, questa è la fascia, la piego a metà, dritto contro dritto, ed eseguo una cucitura a macchina. Cucite le fascette e piegate a metà con il rovescio all'interno. Applico la fascetta al polsino, inserisco il polsino così all'interno della fascetta, blocco la cucitura della fascetta con la cucitura del polsino, margine con margine, tutto lungo la circonferenza, mettendo margine con margine, blocco la fascetta sul mio polsino in questo modo. Messo assieme la fascetta, il polsino e la manica, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati sul polsino, li riporto sul tessuto con il metro e il gesso, tutto attorno alla circonferenza, ed eseguo una cucitura a macchina esattamente sopra la linea del gesso. Dopo aver cucito la fascia e il polsino sulla manica, taglio i margini e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura.
tanto così, tutto attorno alla circonferenza. Tagliato i margini, giro la manica sul dritto del tessuto, così. Stiro la fascetta rivolta verso la manica, quindi verso l'alto, così la giro tutta. Bisogna stirare la fascetta in questo modo. Poi blocco con degli spilli qui in alto dove c'è la piega e poi va eseguita una cucitura a macchina a 2-3 mm dalla piega qui in alto, però è molto importante prima stirare. Manica finita, questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Il lavoro rimane pulito. Il cardigan è terminato, questo è quello che si vede sul dritto e questo all'interno. Con questa tecnica per rifinire i margini rimane pulitissimo sia all'interno che all'esterno. Per la chiusura si possono utilizzare dei laccetti. Prima bisogna provare il cardigan e stabilire dove si vuole applicare questi laccetti. Io ho fatto 2 rettangolini, li ho già preparati, uno con il tessuto che ho utilizzato per rifinire i margini e l'altro con la sua stessa stoffa. Per quanto riguarda la lunghezza, sono 2 lunghezze diverse. Questo di maglina fa 50 cm e questo con 36. Quello di tessuto lo vado ad applicare sulla parte destra. La parte destra sormonta la parte sinistra, è la chiusura femminile. La vado ad applicare in questo modo. Questo qui è un rettangolino che è finito, misura 2,5 cm. L'ho già rifinito sulla parte che sporge. L'altra parte, questa, che rimarrà all'interno, ho segnato dove voglio che venga applicato. Lo posiziono qui dove c'è la mia fascetta, dove c'è questa fascetta qui. Giro, lascio aperto, la fascetta poi risulta in questo modo, però la prima cucitura la faccio con la fascetta girata dalla parte opposta. Bisogna prestare attenzione perché questa cucitura si vedrà sul dritto del tessuto, quindi io posso fare in modo che la cucitura sia allineata alla cucitura della mia fascetta, questa qui. Quindi è questa, la metto a mezzo centimetro dalla cucitura che io vedo qua sotto, poi vado e faccio una cucitura esattamente sopra quella precedente. Tanto blocco con uno spillo. Cucita la fascetta, la giro verso l'esterno in questo modo, eseguo un'altra cucitura parallela alla piega qui così a mezzo centimetro in modo che rimanga all'interno il margine e poi un'altra cucitura qui vicino alla piega della fascia qui a mezzo centimetro. Primo laccetto cucito. La prima cucitura in assoluto non si vede perché è all'interno della cucitura precedente. Questa è la seconda cucitura che si vede a metà della fascetta e questa è la terza cucitura. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. La prima che viene effettuata, la seconda e la terza cucitura. Per quanto riguarda il laccetto nella parte sinistra, invece lo vado ad applicare sul fianco. E nello stesso identico modo. Allora, il laccetto deve venire dal fianco verso il centro davanti, ma la prima cucitura che farò sarà rivolta con la fascetta rivolta verso il dietro. Distendo per bene il capispalle, il cardigan, così, con la cucitura rivolta verso il basso, lo giro verso il dietro, appoggio la fascetta in modo da effettuare la cucitura all'interno della cucitura precedente, o meglio non all'interno, io sotto qui vedo il margine di cucitura, vado ad eseguirla sul margine di cucitura, quindi un mezzo centimetro verso il dietro rispetto alla cucitura del fianco della capispalle. Quando ho eseguito questa cucitura mi metto lo spillo così vedete dove viene fatta la cucitura,
giro la fascetta e poi eseguo un'altra cucitura qui a mezzo centimetro, basta, poi questo lo lascio libero. Applicato anche il secondo laccetto, questo è quello che si vede all'interno, le cuciture sopra a quelle già a quelle precedenti. Ecco qui il cardigan terminato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!